Siamo in una qualsiasi città italiana, inizio metà anni 90. Cosa vedete per le strade? Beh, delle macchine sicuramente molto grandi, delle monovolumi, o sicuramente delle macchine molto lunghe, delle station wagon. Siamo invece sempre in Italia, metà anni 2000, anzi, forse anche 2010. Cosa vedete per le strade? Auto molto grandi, meno station wagon, i SUV. Ma cosa hanno in comune queste macchine che ho appena detto di queste due epoche differenti? Il dieselone. Sono delle dieselone, come si suol dire. Infatti hanno un motore diesel che va a gasolio ed è uno dei motori in realtà forse che hanno fatto la storia, nel senso hanno fondato tra virgolette le basi dell'automobilismo italiano nell'ultimo tempo, perché effettivamente ogni singola auto veniva venduta nella versione diesel. Siamo nel 2023 e questa cosa qui sta calando tanto. In realtà c'è un momento preciso in cui comincia tutto questo, scoppia lo scandalo Dieselgate. Praticamente ci sono state delle piccole, lo sapete, piccole manomissioni su alcuni motori diesel di Volkswagen, ma appunto da questo momento si è deciso di cominciare ad eliminare alcune motorizzazioni diesel. In realtà si pensa, ma questa è una cosa un po' troppo complicata, nel 2035 non dovrebbero essere più vendibili auto diesel, potranno ancora circolare ovviamente, ma questa è una questione un po' troppo lunga, magari ne parliamo in un prossimo video, se lo volete magari scrivetelo nei commenti. Però nel 2023 comunque poche in realtà, non tantissime auto diesel vengono ancora vendute. Quello che c'è alle mie spalle comunque è un dieselone, come dicevo prima, del 2017 come modello, l'XC40, ed è forse uno degli ultimi diesel SUV che ci sono in circolazione al 100%, perché effettivamente ad oggi molti brand automobilistici hanno deciso di non vendere più il diesel, un esempio tra tutti per esempio la Suzuki, o altre comunque, ma altri invece hanno deciso di migliorare questa motorizzazione andando ad aggiungerci dei mild hybrid per esempio, o anche addirittura dei ibridi plug-in, ma lo vedremo dopo. Oggi invece vi voglio parlare dei pro e dei contro di queste motorizzazioni. Beh, partiamo subito dal primo pro, e questo è ancora forse l'unico pro reale al 100%, proprio non si può dire di nulla, sono i consumi e l'efficienza appunto dell'auto. Infatti un'auto diesel è molto più efficiente di un'auto a benzina, soprattutto sui lunghi tragitti. Infatti è consigliabile comprare un'auto diesel quando si è delle persone che fanno, non so, 200-300 km al giorno, forse anche di più. Parliamo al giorno perché all'anno può essere relativo, perché uno può fare tanti chilometri all'anno anche in città e lì non è consigliato il diesel. I consumi del motore a diesel sono molto inferiori rispetto ai consumi del benzina. Certo, adesso si stanno un pochino avvicinando, però per esempio ci sono alcune macchine che al 130 in autostrada riescono a fare 5-6 litri per 100 km, anche di meno alcune. Quindi sono praticamente delle motorizzazioni nate per viaggiare. Quindi a parità del benzina specialmente, ma anche delle varie motorizzazioni ibride, il diesel consuma di meno, quindi è fatto praticamente per viaggiare, ma tra l'altro è proprio il motore diesel che viaggia meglio, lavora meglio ad alte velocità e a lunghe percorrenze. Un altro pro invece è il prezzo del diesel, appunto, del gasolio. Oggi come oggi in realtà anche il prezzo del gasolio è molto alto, si avvicina, se non addirittura supera in alcuni casi i 2 euro. Però vabbè, è un po' il momento attuale che stiamo vivendo che è un po' particolare, però comunque tendenzialmente il diesel costa meno della benzina. Quindi ovviamente il diesel costa meno, consuma di meno, quindi rispetto a un motore a benzina è sicuramente più economico. Più che un pro è una nota positiva del diesel, infatti come vi ho detto prima, adesso stanno pian piano sempre più uscendo dei modelli diesel sempre, però con un po' di elettricità, quindi troviamo dei mild hybrid, per esempio Audi, tutte le motorizzazioni di Audi diesel hanno praticamente tutti i mild hybrid, che li aiuta per piccole cose, quale per esempio il turbo lag o l'accensione. Poi ci sono altri modelli, per esempio la Mercedes con la classe C o la GLC, che tra l'altro abbiamo provato a Monaco, lo trovate qui in alto nelle descrizioni il video, è un ibrida plug-in ma diesel, infatti ha dei consumi pazzeschi, riesce a fare quasi 100 km solo in elettrico, quindi è comodissimo per chi magari vive nelle grandi città come Milano, e adesso vi dico perché proprio Milano,
ma il diesel non viene visto tanto di buon occhio in quelle città e quindi la modalità 100% elettrica sicuramente aiuta, oltre che aiuta comunque anche nei consumi perché chiaramente li riduce di parecchio. Poi un ragionamento che molti fanno è avvicinare il diesel alle ibride plug-in soprattutto, le full hybrid un po' meno, ma soprattutto le ibride plug-in. Molti dicono le ibride plug-in saranno le nuove diesel. Un attimo, capiamo, listino alla mano, vi dico perché questo non è proprio vero. Magari sui consumi potrebbe essere vero, ma sul prezzo assolutamente no. Infatti, per esempio, mi vengono in mente un paio di modelli che hanno motorizzazione sia diesel che ibrida plug-in benzina. Per esempio, la Hyundai Tucson 1600 diesel parte da un prezzo di 32.450 euro, mentre il 1600 benzina plug-in parte da 47.000 euro, quindi quasi 15.000 euro in più. Oppure Jeep Renegade 1600 Multijet 29.800 euro, benzina, ok, motorizzazione un po' più piccola, 1.300 benzina plug-in 42.000 euro, diciamo più o meno 13.000 euro in più. Ed è un prezzo comunque pazzesco. Certo, magari uno dice con la ibrida plug-in ho una casa che permette di ricaricarla a zero, con gli incentivi magari sì, forse posso recuperare questa spesa, ma in molto tempo, mentre il diesel è un po' più pragmatico da questo punto di vista. Sempre mantenendo il confronto con la motorizzazione ibrida plug-in, diciamo che forse il diesel si avvicina molto a questa, perché comunque avendo una coppia il diesel molto più alta rispetto al motore a benzina, in realtà il motore a benzina ha, tra virgolette, sopperito a questa mancanza con l'aggiunta di un modulo ibrido. Infatti alcune auto ibride plug-in hanno una coppia molto alta, soprattutto a partire da zero, dal momento zero in cui premi il piede sul pedale. Però rispetto alla benzina classica, quindi motorizzazione classica a benzina, il diesel ha molta più coppia rispetto appunto alla stessa motorizzazione a benzina. Oppure per esempio il chilometraggio medio di vita di un'auto a diesel è molto più alto rispetto a quello del benzina. Infatti vi faccio un piccolo esempio. Quest'auto è stata acquistata con 85.000 km, quindi un'auto usata. Ma 85.000 km per un diesel, un 2000 Volvo, praticamente è a rodaggio, praticamente. Infatti addirittura si vendono anche macchine da quasi 200.000 km, ma per un motore diesel non sto dicendo che è poco, però è a metà vita, mentre un'auto a benzina, magari di pari cilindrata, forse è la metà, quindi in 100.000 km, e siamo a metà percorso di vita della macchina. Quindi ecco, se viaggiate molto, se volete magari anche risparmiare su una motorizzazione, io andrei su un usato anche di 100.000 km diesel, state tranquilli che è una macchina che non vi abbandonerà. Ma veniamo ai contro, perché sì, anche il diesel ha dei contro. Il primo contro è il prezzo. Infatti una motorizzazione diesel rispetto a una motorizzazione benzina e basta costa circa 2.000 euro in più, che magari rispetto a una motorizzazione ibrida plug-in, che quindi bene o male ricaricando l'auto si risparmia un pochino, ricaricandola a casa per esempio, mentre la motorizzazione diesel non tanto riesce a recuperare quei 2.000 euro di spesa, forse dopo 20 anni, sto dicendo un numero a caso. Perché? Perché comunque la differenza di prezzo tra il benzina e il diesel alla pompa di benzina appunto è molto ridotto, ma soprattutto il diesel comunque ha una manutenzione in più. Quindi per esempio la D-Blue, che è un costo a parte, costa tipo 1,30 euro, 70 centesimi, 80 centesimi, prezzo un po' variabile, perché purtroppo con le situazioni di oggi il prezzo varia, però comunque ha un costo e si fa ogni 10.000 km, più o meno, dipende un po' dalla macchina. Oppure il FAP, magari si è rotto il FAP, devi andare a sostituire il FAP, si è rotto una parte del motore e bisogna pulire gli iniettori, insomma una serie di costi in più che sicuramente il benzina non hanno, quindi molto difficile recuperare quei 2.000 euro. Quindi, parlando appunto di costi anche di manutenzione, come vi ho appena detto, per esempio ci sono alcuni costi un po' particolari che il benzina ovviamente non ha. Avete presente quando magari, non lo so, mettete solo la 10 euro alla macchina perché non volete fare il pieno di benzina? È un errore, perché infatti se rimane in riserva a lungo si va a rovinare il motore, in quanto il gasolio è un po' più sporco rispetto alla benzina, meno raffinato, e quindi ha più residui che con il serbatoio in riserva vanno a depositarsi, intasando i componenti. Poi c'è il coso della D-Blue, e questo ve l'ho già detto. Oppure se la macchina infatti per esempio è usata molto in città,
È sconveniente perché c'è il FAP, che è il filtro antiparticolato che filtra i gas di scarico per non farli andare in atmosfera, ma a lungo andare si intasa, soprattutto se si viaggia su percorsi brevi come in città, perché il motore non entra adeguatamente in temperatura e non riesce a gestire correttamente l'espulsione di questi gas. Questo fenomeno si chiama rigenerazione del FAP. Ma parlando un po' di attualità, ci sono delle restrizioni. Alcune città, infatti, non permettono neanche più la circolazione delle auto diesel fino agli Euro 5. Per esempio, un caso è Milano, in cui dal 2022 non si può più circolare con le auto diesel fino agli Euro 5 compresi nell'area B. E l'area B non è il centro storico di Milano, l'area B addirittura arriva anche in periferia, quindi è enorme, è tutta la città, il comune di Milano. E quindi questo effettivamente è un po' troppo, ti taglia un po' le gambe per chi magari ha delle auto diesel, quindi obbliga la persona a dover cambiare auto. Beh, in realtà non è solo Milano, anche Torino, il Piemonte si è un po' parlato di questa situazione, che addirittura volevano spingere agli Euro 6, follia, soltanto però nel weekend. Però comunque è una situazione che chiaramente è in divenire. Però a proposito appunto del futuro, vi ho detto prima che nel 2035 forse si vieterà la vendita e quindi tutte le auto che oggi sono diesel, quindi come questa qui che ho dietro, hanno una fine e sono finiti, punto. Avranno una fine, un momento in cui quest'auto verrà demolita perché non potrà più essere venduta, in quanto magari il prossimo utilizzatore sarà vicino al 2035 e rischia veramente di essere escluso da ogni città, non solo centro cittadino, ma proprio ogni singola città, magari non lo so, anche in autostrada. Il futuro sarà un po' tetro per quanto riguarda i motori diesel. Infatti io personalmente sconsiglio a chi man mano si avvicina al 2035 di acquistare auto diesel, perché comunque le auto perdono tanto valore. Ovviamente tutto ciò, a meno che non scenda qualcuno dall'alto, qualche non so, Porsche di turno, che sta studiando dei carburanti alternativi che ovviamente vadano bene per i motori diesel. Ma tutto questo perché? Quindi perché si parla di 2035, auto elettriche? Per l'inquinamento. Infatti i motori Euro 6, di tempo, Euro 6, tutte le varie nomenclature che ci sono in attesa degli Euro 7, sono poco inquinanti rispetto magari al benzina. Mentre fino agli Euro 4, non so se vedete per strada magari durante alcune accelerazioni, quelle auto dove esce la fumata nera del Papa, esattamente quello. Cioè gli Euro 4 in giù sono veramente molto inquinanti rispetto ai benzina. Infatti, tra l'altro, apro chiudo una parentesi, una grandissima diatriba che è nata per quanto riguarda le auto storiche che inquinano. Sì, ma essendo le auto storiche comunque a benzina, inquinano sempre molto meno rispetto magari a un Euro 2 diesel, diesellone gigante, un SUV. Quindi, amici appassionati di auto storiche, questo è un mondo a parte. Poi vi racconto un piccolissimo aneddoto riguardo il prossimo step di Contro, che è il comfort. Io, forse l'avete visto in qualche video, ho una Dacia Sandero Stepway del 2020, tra l'altro ho raggiunto anche i 70.000 km, quasi, recentemente. E devo dire che ogni volta che lo accendo, ogni volta che comunque la macchina è ferma, ok, è un 1000, premesso questo, è abbastanza silenziosa, non sento troppi rumori. Tra l'altro è una Dacia, non ha i doppi vetri, i tripli vetri magari delle altre macchine, quindi comunque i rumori non sono molto ben filtrati. Recentemente, che sto guidando anche quest'auto, che è un 2000 diesel, 150 cavalli, 83.000 km appena è stata comprata, quindi non troppo distante dai miei 70.000, sembrava che accendessi un Lamborghini trattore. Quando si accende queste macchine proprio entra, scusatemi questa onomatopea, ma entra proprio un sacco il rumore all'interno dell'abitacolo, sia in moto che da fermo, soprattutto da fermo forse, o nelle accelerate, quindi è un rumore molto presente. Anche le vibrazioni quando si accende la macchina sono molto presenti e ovviamente più andiamo avanti col tempo, con la vita della macchina, peggio sarà. Mentre sul lato emozioni, c'è un po' da parlarne, perché? Perché comunque parliamo di un'auto, delle auto diesel, che vanno forte sui bassi regimi, non sugli alti. Infatti basta guardare un po' il contagiri. Il contagiri di un'auto diesel si ferma a 5.000, mentre quello di un'auto benzina si ferma anche a 7.000. Ovviamente non parliamo di Porsche che arriva a 9-10.000 giri, ma vabbè, quello è un altro discorso. Però la questione appunto è che
il divertimento di un'auto a benzina anche piccolina, a proprio strapparla, quindi arrivare a 6.000 giri e poi cambiare marcia, è sicuramente più divertente di arrivare con un trattore, volevo dire con un'auto diesel, a 4.000-4.500 giri. È un'esperienza mistica arrivare a quei livelli di giri con un'auto diesel. Quindi l'emozione è un po' differente. Certo, ci sono alcune auto, per esempio Audi, aveva una motorizzazione che era il 3000 da 313 cavalli, che comunque era divertente, aveva potenza, velocità, un bel sound, anche se non sono sicuro che fosse 100% reale, però devo dire che almeno c'era un po' più di emozione, chiamiamola così. Ora un po' le nuove motorizzazioni hanno un po' perso questa cosa qui, perché chiaramente un diesel anche da 300 cavalli non sarà un diesel puro da 300 cavalli, ma sicuramente sarà abbinato a un motore elettrico da magari, non so, 120-130 cavalli, quindi comunque è il motore elettrico che dà quella spinta in più. Poi, parlando appunto di emozioni, è chiaro che quando si va in pista magari è difficile vedere un'auto diesel, forse è più facile vedere un'auto elettrica che va forte in pista che magari un'auto diesel, perché comunque appunto non ha troppa coppia. Ovviamente Audi Aleman escluso. E quindi, in attesa di qualche miracolo di combustibile biodiesel, o comunque combustibile praticamente bio, che non consuma niente, che produce acqua, in realtà esiste che l'idrogeno, ma è un altro discorso, vi lascio la playlist qui in basso su tutti i vari pro e contro. Magari state dicendo di comprare un'auto, non sapete che tipologia di auto prendere, beh, guardatevi tutti i nostri video e sicuramente un po' le idee vi si schiariscono. Io vi lascio e vi invito a mettere un like a questo video se vi è piaciuto, di commentarlo, scriveteci un po' cosa ne pensate effettivamente degli auto diesel e se voi ne avete una, un po' come questa alle mie spalle. Sapete un po' che io sono a favore delle auto elettriche, delle auto ibride plug-in, perché hanno una filosofia diversa, però comunque il diesel rimane sempre un diesel, un'auto che fa i lunghi viaggi senza problemi. E quindi se siete delle persone che cercano delle auto che comunque permettono di fare ancora tanti chilometri al giorno, perché quello è l'importante, perché l'auto elettrica li può fare ma non tutti in un giorno, comunque è un po' più complicato, si perde un po' più di tempo, beh, l'auto diesel fa sicuramente il caso vostro. Ma a questa playlist mancheranno sicuramente alcuni elementi, quindi vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare le campanelline, perché sicuramente usciranno altri video su tutte le altre motorizzazioni presenti nelle varie gamme dei listini. Quindi vi invito anche a seguirci sui nostri altri social, cercandoci semplicemente come wedrive.tv.